Bentornati a tutti in questo nuovo video. Allora, abbiamo deciso di saldare le portiere, questa e quell'altra. Come vedete ci sono i segni della saldatura. Abbiamo saldato tutto il muro verticale, abbiamo saldato tutta questa parte, quel montante dove vedete il morsetto e anche questo qua lato interno. Poi abbiamo saldato di qui e abbiamo aggiunto questa traversa per dare un po' di nervo a questa lamierina. Ok, adesso cosa vogliamo fare? Toglieremo tutta la carrozzeria, questo lato e anche quell'altro, di modo da andare a finire di saldare qua dietro e qua sopra, perché non c'è saldato nulla. Per togliere la carrozzeria abbiamo già fatto una dima di quella piastra, ok? Perché abbiamo praticamente l'ingombro qua verso la macchina, di cui dobbiamo tener conto. Così facendo possiamo andare a finire di saldare anche qui sotto e poi vediamo qua sopra cosa fare. Quindi vi do una panoramica da dietro senza più niente. Abbiamo anche fatto quella chiusura lì, tutto saldato, ok. Quindi questa qui è praticamente la forma finita. Poi da qui andare in là lo faremo modulare per fare tutto l'accordo. Vediamo un attimo anche di qua, vedete tutto saldato e qui è tutto saldato. Ok, niente, quindi adesso procediamo togliendo la carrozzeria e vediamo cosa abbiamo costruito in tutte queste puntate, perché questa sezione qui non l'abbiamo mai vista neanche noi senza solo carrozzeria. Se vi ricordate, l'ultima volta la macchina finiva qui e tutto quel pezzo qua mancava. Quindi ci vediamo tra un attimo. Molto bene, molto bene. Allora, abbiamo rimosso la carrozzeria e come potete vedere siamo già andati avanti. Infatti qua notate che abbiamo già chiuso qualcosa, saldato queste parti qui che non erano saldate, esterne le abbiamo saldate anche all'interno, qui, la parte del tetto, questi qua che non erano saldati, tutta questa parte qui, quella, e la stessa cosa poi la faremo anche dall'altra parte. Abbiamo approfittato che faceva un po' fresco, giusto perché ci sono 40 gradi all'ombra qua. Adesso abbiamo saldato questa parte, anche questo qui abbiamo saldato qui all'esterno e anche all'interno con la portiera chiusa per evitare che ci fossero delle deformazioni dei metalli, di modo che non si strottassero tutti i piani saldando. Quindi per questo lato qui manca la piastra qui sotto che abbiamo dovuto rimuovere per poter togliere questa, fare gli opportuni smussi per saldare e poi saremo a posto. E fondamentalmente la macchina adesso è così. Dovremmo valutare se mettere qui e qui un soldatino come questo, perché questo spazio qua non ci piace più di tanto. E poi probabilmente inizieremo a fare le piastre. Vi faccio vedere l'altro lato, una panoramica magari un po' più bella. Ok, questa qui non è stata saldata perché non sappiamo se toglierla o meno. Anche qui è stato saldato tutto qui, tutto qua sopra, tac, tutta la parte qui, tutto chiuso e via. Poi questa qui dovremmo aprirla perché devo andare a saldare lì dentro, che è la piastra di chiusura, e non mi ricordo se l'ho già saldata qua dietro. Comunque poi controlliamo. Bisognerà saldare questa qui dietro, quindi c'è ancora un pochino di roba da fare. Questa piastra qui invece non la salderemo. Se vi ricordate, qua abbiamo fatto un controtelaio, quindi andremo a aprire la porta, la smontiamo, la foriamo e questa qui
rimarrà pressoché avvitata sulla macchina, perché qua sotto c'è tutta la parte di risuonatore e non vogliamo per adesso saldarla perché non abbiamo le idee molto chiare su questo, quindi è meglio aspettare a saldarla. Una volta che è saldata non fai più niente, se la avviti quantomeno, se ci sono dei ripensamenti si può sempre riguardare tutto. Faccio vedere un attimino questa parte qui invece. Quella che vi dicevo, qui dovremmo uscire con la lamiera, quindi da qui la lamiera uscirà fuori, andrà a intersecare con questa e poi taglieremo tutto. Abbiamo fatto la dima di cartone per capire dove finisce la macchina, e qua la macchina fa così, quindi con la dima sappiamo quantomeno il punto massimo. Poi comunque tutta la parte che andrà, diciamo, a non servire la toglieremo tutta quanta, così risparmieremo chili e chili di peso. Va bene, allora adesso vediamo un attimino, finirei quella lì, quella piastra lì la montiamo e ci spostiamo di là e poi vediamo un attimino come procedere, dai. Ah, dimenticavo le lamiere, col poco che resta della macchina è appoggiato lì. Come vedete siamo già qui con le piastre, una, due e l'altra lì, quella del risuonatore, e ce n'è da fare. C'è anche quella, ma è una storia che non vi racconteremo. Avanti. Allora, aggiornamento, abbiamo richiuso la porta, ok, e abbiamo saldato questa piastra. Qui continua fino a salire, stessa cosa qui dietro. Qua perché praticamente dietro questa saldatura siamo dentro in macchina, quindi saldatura doppia di qui e di là. Abbiamo aggiunto un piatto qui e un piatto qua sotto, dovrebbe vedersi, di modo che dia nervo a questa piastra. Siccome è parecchio alta in un punto critico abbiamo messo due piatti in modo da irrigidirla. Poi dentro dobbiamo fare un altro lavoro che quando monteremo le piastre vi spiegheremo. Adesso con questo piatto andremo a chiudere, quindi qui vedete ci passa dentro giusto, andremo a mettere un piatto per così, lo salderemo, e poi uno da qui che gli va contro, in modo da rendere questa parte qua dove c'è la chiusura molto più rigida, perché adesso ovviamente è aperta. Infatti è per questo che abbiamo richiuso tutto quanto, di modo che se c'è qualche piccola deformazione così rimaniamo dove dobbiamo rimanere. Quindi buttiamo dentro i piatti e ci vediamo tra un attimino. Allora, come potete vedere abbiamo inserito prima questo piatto ed è saldato là in fondo, sia qui che praticamente qui. Poi abbiamo aggiunto questo, volevamo tenerlo più in alto ma con gli ingombri abbiamo preferito rimanere dalla parte della ragione. Abbiamo fatto i fori belli larghi di modo che la vite non vada ad appoggiarsi dietro, da cima fino a fondo, ok. Lì sotto l'abbiamo chiuso, questo qua saldato ve l'ho fatto già vedere, qua abbiamo chiuso tutto, questo qua tutto saldato e tutto saldato fino a qua. Poi abbiamo fatto, già che eravamo in ballo, i perni filettati, ok, vedete qua che sono un po' più lunghi per stare dalla parte della ragione, visto che poi non saranno più accessibili in alcun modo. Abbiamo preferito che ci fosse su un po' di filetto in più. 4 per qui, 3 li abbiamo messi di qui, e poi bisognerà vedere qui se aggiungerne uno dove va la parte, diciamo, estraibile, questa qui per lo string test, ma poi questo qua lo vediamo, che praticamente rimangono questi. Poi abbiamo saldato tutto quanto qui, anche di qui che mancava, tutta questa parte di qui è saldata, questa qui l'abbiamo fatta rimovibile in questo modo con
viti svasate qui dove va a appoggiarsi la porta, mentre sotto dovremo mettere delle teste esagonali, perché rimanendo là sotto, adesso da qua sono accessibili, ma quando poi ci sarà sulla carrozzeria, da qua non potremo più mettere le mani. Quindi dovendo lavorare da qua sopra abbiamo messo la testa esagonale, di modo che con una chiave a cricchetto o qualcosa del genere riusciamo a rimuoverla. Saldato tutto anche qui, saldata anche questa tutta quanta, poi andrà rifinita un attimino dove ci sono le viti e basta. Credo e spero che abbiamo saldato tutto. Adesso partiamo a fare questa stondatura, questa qui del volume, dove partiremo probabilmente con questo scasso, perché qua dobbiamo andare praticamente qui vicino, quindi dobbiamo creare questo intaglio e scarico per compensare questa distanza. Faremo quello, poi lo taglieremo probabilmente un po' più lungo e poi lo accorceremo dove serve, o comunque fin dove abbiamo bisogno, e speriamo di non sbagliare. Quindi ci vediamo tra un attimo con questo pezzo di ferro. Allora ragazzi, qui il momento è difficile. Allora, questa qui è la parte del risuonatore, praticamente quella che va lì dentro. Adesso stiamo pulendo le saldature e non è facile, perché allora adesso qui teoricamente lo stiamo tagliando 3 cm più lungo di quello che serve, e quel pezzo qua poi servirà per fare la chiusura di quella, lì ci andrà su il suo pezzo storto che ricaveremo da qua. Ora, per fare questo pezzo qua, che è dove qui passa il cruscotto, che è dove si interseca, abbiamo usato questo, che è un pezzo di un cruscotto che ha la stessa raggiatura, segnato, tagliato. Abbiamo lasciato un gap per riuscire ad andare bene in profondità con la saldatura, in modo da riempire tutto quanto di saldatura, in modo che tenga forte. Poi comunque verrà saldato da dietro, aggiungeremo dentro dei rinforzi, ma questo lo vedremo tutto più avanti. Adesso segnato, taglieremo fino a qui, poi qui diventa dritto e poi proviamo a appoggiarlo dentro e speriamo di non avere sbagliato nulla, perché sbagliato questo ci siamo giocati tutto il resto della lavorazione. Quindi incrociate le dita per piacere. Vi ringrazio per aver incrociato le dita per noi, è andata benissimo, c'è una buona tolleranza. Qui abbiamo lo spazio che ci serve per fare la doppia chiusura, qui davanti spazio per saldare, in modo che la saldatura penetri dentro il più possibile, poi salderemo anche da dietro dove si riesce. Qua lo spazio giusto per riempire bene tutto di saldatura, in modo che faremo 2 passate di saldatura per essere più tranquilli. Lì sotto uguale. Adesso abbiamo già fatto questa lamiera, che non so dov'è, è lì, che è lì per terra, ok. Abbiamo tribulato parecchio per tenere tutte le tolleranze il più precise possibile. Come avete visto abbiamo anche già smerigliato tutta la parte di saldature che sono state fatte in questi giorni, e adesso bisogna montare questa lamiera, cioè comunque costruirla, quindi montare questa chiusura qui in alto, fare una dima di cartone, provare e riprovare più e più volte fino a che non verrà montata come deve. Quindi vediamo se finire questa qui o se iniziare questa, perché questo profilo qui dobbiamo riportarlo su questa piastra e è un po' laborioso. Comunque passo passo lo facciamo insieme. Allora, abbiamo puntato tutto, montato, abbiamo già provato a rimuovere questa sezione qua e via molto facilmente. Quindi adesso concluderei qui questa puntata, perché secondo me è diventata anche un po' lunga,
e nella prossima puntata probabilmente partiremo con fare questa parte qui, di modo da poi fare il pavimento e diciamo questo lato qua diciamo finirlo. Poi partiremo montando questa qui dietro e tutto quello che manca del resto della parte verso l'interno della macchina, se non ci saranno altri imprevisti o inghippi. Quindi vi ringrazio tutti quanti per averci seguito, grazie per il continuo supporto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!